Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi e bentornati a tutti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 6 al 13 giugno. Ragazzi, alla fine della settimana forse qualcuno lo percepirà già, magari i Gemelli, Sagittario, i Vergine, i Pesci. A fine settimana ci sarà una bellissima luna piena in Sagittario che avrà dei connotati sia di carattere internazionale rispetto a tutti, non soltanto rispetto all'Italia, quindi ci saranno proprio delle simbologie legate al pianeta o comunque a delle aree specifiche del pianeta. Qualche novità, ragazzi. La Luna farà sestile a Saturno che è retrogrado, quindi insomma noi auspichiamo che ci siano delle novità positive, magari di accordi, di soluzioni ideali, in quanto il segno del Sagittario è sempre governato da Giove, quindi cerca sempre di fare la cosa giusta, la cosa ideale e quindi noi speriamo bene. A livello personale possono esserci partenze, novità, ci sono delle questioni legate alla cultura, veramente ai nostri contatti con il lontano, con l'estero, ma in generale, siccome il segno del Sagittario è votato al superamento dei propri limiti, è un competitivo con se stesso, è chiaro che ci sarà un accrescimento generale della consapevolezza e della coscienza, quindi vivremo delle situazioni che ci faranno avere un punto di vista più elevato, no? Quindi più ampio, assolutamente, quindi apertura degli orizzonti, assolutamente. Mercurio, a proposito di orizzonti, soprattutto mentali e psicologici, Mercurio questa settimana finalmente è diretto nella terza decade del Toro e il 13 giugno entrerà, quindi a fine settimana, tornerà nel suo fantastico domicilio che è quello dei Gemelli. Però volevo chiedervi se anche a voi, magari interessati come lo sono stata io, terza decade del Toro, dal transito di Mercurio, volevo chiedere se anche a voi, grazie al trigono probabilmente che questo Mercurio retrogrado sta facendo con Plutone, questo Mercurio retrogrado in Toro, se grazie a voi si sono sbloccate un sacco di cose. Un sacco di cose pratiche, un sacco di cose psicologiche, memorie, proprio step, upgrade sempre di consapevolezza. Quindi usato bene, Mercurio aiuta. Vi ricordo sempre, per chi capitasse per la prima volta su questi video o per chi avesse perso l'informazione, perché a volte capita, soprattutto con Mercurio retrogrado è molto utile per risolvere le cose del passato. Ovviamente durante il transito di Mercurio retrogrado, siccome siamo esseri umani, a volte invece di guardare il passato non si sa perché ci viene in mente, no? Ci vengono delle idee brillanti, apparentemente brillanti, così, fulminee, dei flash, per cose da fare nel futuro. Ho notato che più la persona è disconnessa, più la persona meno si osserva, insomma, i meno consapevoli assecondano tantissimo queste impennate. Ragazzi, sarebbe meglio che per i progetti, per le idee fulminee che vi vengono con Mercurio retrogrado legate a cose da fare nel futuro, aspettiate che il pianeta ritorni diretto perché potrebbero arrivarvi ulteriori informazioni che potrebbero modificare la decisione. Ricordate sempre che, quindi non temete Mercurio retrogrado, ma ricordate sempre che è molto utile per risolvere le questioni del passato, quindi mi auguro che lo abbiate fatto. Venere è nel suo domicilio, nel segno del Toro, bellissima, sta transitando questa settimana nella seconda decade e quindi tutte le persone che hanno dei valori personali nella seconda decade del Toro, ma ragazzi, la seconda decade è a metà tra la prima e la seconda. Se consideriamo le congiunzioni, anche la fine della prima decade e l'inizio della terza decade del Toro ne beneficiano. È un transito molto bello che
udite udite, l'11 giugno, numero maestro tra l'altro, si congiunge con Urano, quindi potrebbero esserci degli incontri sentimentali o comunque molto positivi per guarigioni, per persone che ci portano bene, che ci dicono delle cose, che ci dicono la verità, no? Se l'amore già ce l'avete, delle buone notizie per le persone che amate, delle guarigioni, delle cure estetiche, no? Qualcosa di molto bello e improvviso può capitare nelle vite di tutti noi, perché Venere si congiungerà l'11 ad Urano, ragazzi, scatenatore di avvenimenti improvvisi, quindi anche molto interessante, molto buono per le finanze questo transito, perché è in Toro, non solo per lo shopping, perché no, sì, ovviamente potremmo avere dei raptus, adesso compro quello, però deve essere molto bello, proprio molto positivo, usiamolo, no? Consapevolmente per delle transizioni che magari volevamo fare da tempo, non perché i pianeti siano retrogradi, ma proprio perché è qualcosa di importante, cioè non lo sprechiamo per lo shopping al centro commerciale, cerchiamo di consapevolizzare questa energia, perché il 15, ma è valida anche l'11, Venere dopo Urano raggiungerà il nodo nord, quindi possiamo approfittare di questa energia per dare un po' una spinta ad acquisizioni, a decisioni benefiche, a chiarimenti, a pace, amore, incontri che ci portino svolte di vita, ok? Ovviamente poi nessuno ci vieta di andare al ristorante, di andare in vacanza, di coccolarci, perché è il pianeta dell'amore ed è in trono e quello vuole, l'energia spinge a fare questo. Però se abbiamo qualcosa in mente, se desideriamo qualcosa, visto che Venere in Toro è legata proprio al benessere, al cuore, all'amore, anche chiedere scusa, ragazzi, anche far pace con qualcuno, questa settimana è squisita, io la definirei così, è bellissima. E poi ci torna tanta forza perché Saturno è retrogrado, quindi ci dà la possibilità di rifare meglio delle cose che magari nel 2020-2021 non erano andate a buon fine, e Marte in Ariete e Giove in Ariete ci danno la forza, l'energia, l'aiuto e la prospettiva per rifare quelle cose meglio, con nuovi punti di vista, con nuove energie, anche con nuovi consiglieri, e quindi fare una cosa che era venuta male con una nuova energia, con un nuovo team, con un nuovo entourage, può portare bene e insomma visto il cielo ci può dare la possibilità di risolvere qualcosa che era rimasto un po' in sospeso. Quindi ragazzi, il cielo è armonioso nei suoi contrasti, quindi speriamo che sia a livello privato sia a livello globale le cose vadano meglio, e adesso vediamo invece quello che succede a noi, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, prima e seconda decade principalmente hanno messo il turbo, questo me lo state scrivendo, la prima decade è ancora Giove in trono, quindi a seconda di come siete arrivati a questo transito, anche se non eravate magari prontissimi a cambiare e anche se stavate pensando ancora al da farsi, ovviamente con un bel Giove che è anche la visione, oltre che la forza, oltre che l'espansione, no? È probabile che vi sia arrivato un aiuto, un buon consigliere, qualcuno che vi sta permettendo di mettere a fuoco le situazioni, il da farsi, quindi probabilmente se c'era qualcosa da chiudere con i pianeti retrogradi state valutando di farlo, o se eravate tra i più pronti e più attivi state iniziando a farlo adesso. La seconda decade probabilmente è un po' più lanciata, ovviamente presto, verso il fine settimana, anche la terza decade inizierà a sentire questa energia, questa grinta di ripartenza, perché mi avete scritto ma la terza decade dell'Ariete sta avendo il trigono avuto prima e la congiunzione, ragazzi, scusate, di Venere sestile a Saturno, e adesso arriva Marte sestile a Saturno retrogrado, quindi
oltre a progetti futuri, perché vi ricordo che per voi si chiude un ciclo iniziato nel 2011, molto faticoso, molto destrutturante, che vi ha riportato molto all'essenza di voi, ma che dà vita ma che vi ha portati fin qui e che adesso vi traghetterà in un dodicennio sicuramente più costruttivo, sicuramente più positivo e meno sofferto. Quindi state chiudendo una fase. È chiaro che c'era chi era prontissimo a fare il lancio e chi invece si porta ancora degli strascichi e chi non aveva pensato di chiudere niente, però questa lunga sosta di pianeti in Ariete, perché Giove va bene, ma non sempre Giove si incontra con Marte. Quindi c'è questo esubero, questo accumulo di pianeti in Ariete. Saturno favorevole ritorna retrogrado, lo è stato anche Mercurio in concomitanza fatalità, quindi qualcuno, chi non era arrivato pronto al lancio con questi pianeti, sta maturando adesso lentamente l'idea, l'eventualità di cambiare qualcosa. Qualcosa che, ragazzi miei, è relativo o alle finanze o all'amore. Mi sembra abbastanza netto e abbastanza chiaro. Per quanto riguarda finanze ed investimenti, questo vale per tutte le decadi, avete un agglomerato di pianeti nel settore proprio dei soldi, delle finanze, degli investimenti, quindi compravendite, no? Qualcosa da lasciare andare, qualcosa da acquisire, probabilmente state pensando a questo. Anche le fonti di introito potrebbero cambiare. Anche Plutone retrogrado nel settore delle finanze, nel settore delle aspirazioni professionali, quell'agglomerato, quello stellium di pianeti, tra cui Urano e Nodo Nord nel settore delle finanze, molto probabilmente vi stanno facendo valutare delle svolte lavorative che possono essere. Ragazzi, sono positive, sono assolutamente positive perché Plutone e lo stellium in Toro sono in trigono, quindi potreste avere sia delle promozioni, delle upgrade, sia proprio decidere di cambiare settore. C'è proprio una voglia di trasformazione economica che se non si risolve, se non si estingue con delle acquisizioni più o meno importanti che volete fare o con delle vendite più o meno importanti che volete fare, probabilmente in questo mese potrà portare anche a dei cambi di lavoro, che sono positivi e questa cosa potrebbe avvenire anche in maniera molto molto veloce. Le giornate della luna piena in Sagittario per voi, quindi 13, 14, 15 giugno, per voi potrebbero essere rivelatrici e impulsive. E io non ho nulla per dirvi di non farlo. Ormai anche Mercurio è tornato diretto, dal 13 sarà anche a favore. Quindi se vi doveste sentire in grado e ascoltatevi un attimo, fate mente locale, però ragazzi se volete cambiare al momento non c'è nulla non c'è nulla nel cielo perché io possa dirvi di non farlo, ok? Quindi d'altra parte si sa, l'Ariete sta facendo una grandissima rinascita, cioè a Giove sul Sole, una cosa che capita ogni 12 anni. Per quanto riguarda i sentimenti, mi stavo dimenticando questa cosa importante, quella congiunzione Venere-Urano, Nodo Nord e anche Mercurio retrogrado e poi diretto questa settimana nel segno del Toro. Ragazzi, e quadrati questo stellium a Saturno possono portare anche l'Ariete e l'ascendente Ariete a lasciar andare qualche vecchio sentimento, qualche vecchio affetto e a creare delle nuove situazioni più sane, delle nuove situazioni sentimentali. È molto probabile che sia rispuntato o ragazzi qualche fidanzato del passato, qualche persona che vi era rimasta nel cuore o che
i pianeti retrogradi non abbiano portato nessuno dal passato, ma qualcuno di nuovo che finalmente vi dia la forza di uscire da situazioni nelle quali vi sentivate costretti e un po' spenti, un po' tanto spenti, perché potrebbe essere successo anche questo. Quindi ci sono delle novità sentimentali importanti. Di sicuro state percependo una certa indipendenza a livello proprio psicologico da tutto quello che magari prima vi teneva legati. Può trattarsi di relazioni affettive, può trattarsi anche di rapporti con gli amici, con i colleghi, no? Ragazzi, quando i pianeti sono in Toro e c'è Venere, possiamo salutare anche il commercialista, no? E proprio c'è una rivoluzione, una catarsi in tutto quello che nutriva il vostro ambiente e a cui facevate riferimento, che si può rivelare veramente ad ampio raggio. Potreste veramente cambiare le situazioni sentimentali, quindi punti di riferimento sentimentali, dalle cose più banali come il parrucchiere, l'estetista, il dermatologo, il vostro medico, potreste veramente cambiare il commercialista storico, l'avvocato, cioè proprio tutte le figure che creavano il vostro bacino, come dire, di utenza, le vostre solidità e i vostri punti di riferimento, oltre che le entrate. È una cosa che parte da Giove, però nel vostro caso non sta trasformando soltanto il personaggio Ariete, la persona, sta veramente, cioè il cielo si è messo sembra che ci sia una scacchiera per voi e i cambiamenti arrivano da tutte le parti. In ultima battuta vi ricordo che essendo Saturno tornato retrogrado e avendo questa retrogradazione una durata di diversi mesi, 5 o 6, poi li conto, devo farci necessariamente un video, se state rivalutando il famoso progetto che avevate o se state sia in relazione al progetto sia in generale, se state rivalutando anche la cerchia delle amicizie, sappiate che si potrebbero ripresentare delle questioni, delle persone, delle dinamiche da affrontare con una nuova consapevolezza. Quindi se si ripropongono delle cose non sbuffate, vuol dire che non le avevate risolte bene, ma adesso potreste avere un punto di vista e un appoggio diversi e quindi uscirne diversamente. Quindi fatemi sapere, un grande bacio, godetevi questo Giove in Ariete e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, quante novità bollono in pentola? Quanta voglia vi sta venendo con Mercurio retrogrado che è tornato nel vostro segno di andare a riprendere quel vecchio sogno nel cassetto, quella cosa da fare, qualcosa di legato ragazzi anche all'istruzione. Io sto vedendo questa cosa qua, fatemi sapere nei commenti se sta succedendo anche a voi, la voglia di riprendere in mano una vecchia laurea, di cambiare completamente, di prendere un master, di fare una specializzazione, di investire in formazione o di fare qualcosa, nuovi percorsi per aprire la mente e per evolvere ulteriormente. C'è una grandissima trasformazione per il segno del Toro, per l'ascendente Toro, per tutte quelle persone che hanno dei valori importanti, la Luna in Toro, ragazzi, la Venere in Toro, l'Stellium in Toro, perché semplicemente per due fantastici motivi. Innanzitutto perché avete Giove e Marte in Ariete, che è una combo pazzesca, è come avere un reattore, un turbo, è come avere uno shuttle che sta partendo, sta per partire, forse è partito, non lo so, ma è lì per qualcosa di nuovo che vi parte da dentro, state iniziando a guardarvi intorno e a dire: dove vado? Che cosa faccio? Qua sento il bisogno di fare un upgrade, di cambiare, di andare, di partire, di rinnovare. Ovviamente quello che nasce adesso sboccerà, proprio darà dei frutti strepitosi dalla primavera del 2023, ma non è che molti mi hanno detto: Dio, ma c'è da aspettare un anno? No, fra un anno avrete
otterrete, come dire, il raccolto di quello che sta partendo, che avete intenzione di fare adesso e che, ragazzi, questa settimana, a parte Mercurio retrogrado che vi ha riportato in mente queste cose, no? Queste vecchie intenzioni, e Giove e Marte in Ariete che vi stanno dando la forza, la grinta, e anche quella fantastica follia di dire parti e vai, no? Senza starci a pensare troppo, che credo sia fantastica per il Toro, perché il Toro poi magari nella notte pensa pensa di fare dei progetti allucinanti, no? Io credo che succeda a quasi tutti i Toro, della serie domani mattina mi alzo, parto, vado a New York, no? Cose di questo genere. Poi la mattina scatta ovviamente la zona di comfort del Toro, scattano le abitudini, scatta la mente razionale del Toro, che a parte quando non è arrabbiato è molto pragmatico, e inizia a partire: ma dove devo andare? Ma vediamo se qualcuno viene con me, però potrei fermarmi a metà strada, magari non New York, però San Marino, anche San Marino potrebbe essere interessante. Quindi, no? E invece questi pianeti in Ariete, boom, cioè stanno andando a bomba. Non so se siete riusciti ad arrivare in tempo e se l'idiosincrasia fra il Mercurio retrogrado e i pianeti in Ariete vi ha fatto arrivare in tempo, cioè vi ha fatto ricordare quelle cose che avreste tanto voluto fare, e quando siete andati a valutare, a verificare se fossero possibili, non so se le avete trovate tutte ad aspettarvi. Diciamo che a me è successo così, ne ho persa una proprio per 24 ore, e lì non possiamo far niente, ragazzi, perché vuol dire che non è destino. Spostate, quindi non rinunciate, ampliate la visione e cercate di vedere se intorno a quella cosa possono essercene altre che magari vi stavano aspettando, e ve ne accorgerete assolutamente, perché non solo avete Giove e Marte che vi danno quella spinta e quell'impulsività dell'Ariete per partire, avete dei transiti epocali. Già tutti i Toro e l'ascendente Toro dal 2018 hanno Urano, e quindi è come se ci fosse un movimento tellurico, non so che si muove, che vi fa percepire che non siete saldamente ancorati al terreno, e che invece state come sradicando le radici, e da un momento all'altro possono cambiare le cose e possono succedere cose. Adesso ovviamente quando Urano è da solo, questo movimento tellurico, questa percezione è silente, cioè l'avvertite ma ve ne dimenticate anche. Quando tanti pianeti si aggiungono a Urano o raggiungono Urano, la percezione, visto che stiamo parlando del segno del Toro, si fa quasi tangibile, solida, quindi accadono cose. E cosa accade? Che abbiamo avuto Mercurio retrogrado, quindi idee, pensieri, contatti, no? Viaggi, partenze, spostamenti, incontri, proposte interessantissime, chiarimenti. Adesso arriva Venere, cioè già, ma questa settimana si congiunge, ragazzi, a Urano, e quando il governatore di un segno si congiunge a Urano nel segno, accadono cose, iniziano proprio è come se in un orologio le lancette si fossero raggiunte, quindi scocca l'ora. E cosa può accadere? Di tutto e di più, meraviglie, ragazzi, meraviglie, che potrebbero rivelarsi non meraviglie per tutti quei Toro che si attaccano saldamente, ostinatamente a qualcosa che è ora di lasciare andare. Quindi se qualcuno prende il largo, parte e va, ragazzi, è ora evidentemente che arrivi il nuovo, e se non fate spazio al nuovo togliendo il vecchio, il nuovo non riesce a varcare la soglia e a entrare nel vostro raggio d'azione, nella vostra matrix, nella vostra realtà. Quindi l'11 Venere si congiunge ad Urano, incontri sentimentali. Finalmente, se avete un problema di salute vostro, di un familiare, trovate finalmente il medico, la proposta, la soluzione, la notizia che c'è una risoluzione, c'è una soluzione al vostro problema. Finalmente
si crea una pace con qualcuno, sia sentimentale, sia legami affettivi, sia lavorativamente parlando, se avete avuto dei grossi problemi, perché non ci ricordiamo che il segno del toro, l'ascendente toro, le lune in toro, stanno facendo comunque i conti con Saturno quadrato, non solo a loro, a Urano, e Saturno e Urano tecnicamente dovrebbero andare a braccetto, quindi il segno del toro è uno che sta anche scardinando tante cose. Ok? E quindi possono esserci delle tensioni, possono esserci state. Con questa Venere, con questa congiunzione di Venere ad Urano e poi qualche giorno dopo, ma è già in essere, ragazzi, è in essere anche adesso che stiamo parlando, con il nodo nord, quindi il destino, pace, guarigioni, nuovi amori, ritornano amori dal passato, ebbene sì, perché ci abbiamo Plutone retrogrado e anche Saturno, però ovviamente con Plutone retrogrado ritorna il mega amore della nostra vita, il grande sogno. Con Saturno quadrato dobbiamo spostare qualcuno e ci dobbiamo mettere questo che ritorna, no? Datevi, visto che Saturno il tempo è retrogrado, tra le altre cose, datevi anche il tempo, qualora si trattasse di decisioni da prendere, perché se uno è single, no? Se uno il lavoro non ce l'ha e ti arriva una proposta, vai un po' più sciallo. Se siete ad un bivio e quindi dovete prendere una decisione fra vecchio e nuovo, fra vecchio e preistorico, no? Datevi il tempo e aspettate quella fase clou storica del 2022 tra il 5 luglio e il 21 agosto. C'è anche il video delle svolte epocali, del karma, se volete ve lo metto da qualche parte in sovraimpressione. Datevi tempo, quindi cercate di essere, come dire, discreti e valutate un attimino, no? Quindi vedete, non tanto le chiacchiere, non date mai peso tanto alle chiacchiere, ma a quello che concretamente si muove. Quindi svolte epocali questa settimana, l'incontro del nodo nord, siccome l'universo è perfetto, tra Venere e nodo nord si compie e Urano si compie nella seconda decade, e quindi ragazzi ci sta poco da fare. Influenza anche la prima e la terza, e scommetto che mi darete conferma di questa cosa. Vi aspetto nei commenti, un grande in bocca al lupo, godetevi queste occasioni e vi auguro che vi arrivi tutta la fortuna, tutto l'amore e tutte le risoluzioni che stavate aspettando, e perché no, visto che parliamo di pianeti in toro, anche tutto il benessere economico e i soldi che desiderate. Un grande bacio e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, a fine settimana il 13 Mercurio, il vostro governatore, ritorna finalmente a casa sua, sul vostro sole, e quindi la fine della settimana diventerà molto movimentata. Ci sono notizie e novità, le notizie ci sono già all'interno di questa settimana, ma ci saranno delle svolte, delle evoluzioni, e quindi ci saranno, finisce questo momento di stasi, questo momento in cui avete, questo lungo periodo, settimana in cui avete sondato, valutato, preso in considerazione, e da fine settimana inizia, ragazzi, o le partenze, spostamenti, parte qualcosa, inizia un momento molto comunicativo, molto movimentato, in cui date vita a qualcosa, tanto più che verso il fine settimana, quando Mercurio, ragazzi, entrerà nel segno dei Gemelli, però già nel corso di questa settimana la faccenda è attiva e voi siete tra quelli che ne risentiranno di più. Mercurio sta facendo comunque un sestile con Giove. Allora ragazzi, Giove è la legge, le autorizzazioni, le approvazioni, nuove consapevolezze, nuove notizie, nuovi appoggi, ovviamente in chiave favorevole, ok? In chiave favorevole. E se nelle scorse settimane o anche precedentemente siete stati bloccati, impantanati da tutta una serie di situazioni complicate, che a volte erano complicate perché proprio
riguardavano qualcosa proprio di strutturale, di tangibile, cioè situazioni da cui non riuscivate ad uscire in nessun modo. In altri contesti non era tanto magari un blocco fisico, immobiliare, pratico, no? Proprio di immobilità, ma era qualcosa di psicologico, ok? Qualsiasi sia comunque la causa, sia che il blocco sia tangibile, sia che sia intangibile, fatto sta che eravate abbastanza arenati, molti di voi sono stati abbastanza arenati in questioni che secondo me erano o economiche o pratico-immobiliari, però ragazzi c'entra anche il blocco psicologico, anche perché nei corsi di crescita personale spesso ci insegnano che i blocchi che noi troviamo nella nostra vita fuori sono il riflesso di qualche blocco interiore che abbiamo dentro. Tanto è vero che si dice che se tu lasci andare qualcosa, se tu lasci andare una zavorra, se ti liberi di qualcosa che ti teneva ancorato al passato, comunque a una certa pesantezza, poi nel momento in cui riesci a fare questa cosa cambia anche la realtà. Ora, è probabile che quindi voi, dentro di voi abbiate avuto un upgrade che adesso si riflette su. Fatto sta che o state lasciando andare qualcosa, qui o vi state alleggerendo in questo senso, oppure siete addirittura disposti e pronti finalmente a distruggere qualcosa, a distruggere quella sorta di torre d'avorio, cioè quella sorta di blocco, di questione che vi teneva ancorati. La retrogradazione di Mercurio su Urano e Nodo Nord vi ha fatto capire delle cose, vi ha fatto uscire un attimino da un recinto mentale o che ne so, immobiliare. Comunicazioni, parlare con persone diverse, credo che probabilmente sia arrivato un nuovo interlocutore, uno più interlocutori che vi stiano mostrando le cose per come sono e nel vostro entourage, visto che avete Marte, Giove, Ariete nel settore veramente del team, dell'entourage, c'è qualcuno di pronto, strong, che vi dà anche la forza, l'appoggio, la grinta, ma anche la spinta, visto che voi siete ancora forse un pochino trattenuti, a distruggere questa cosa, cioè ad abbattere questo ostacolo. Quindi anche voi avete delle grandi novità. Questa settimana è ancora di elaborazioni, rielaborazioni, sentire persone, pensare, brainstorming, parlare, ma poi dalla fine della prossima inizieranno grandi cose. Questi grandi cambiamenti, scusate, è entrata una farfallina che si era attaccata allo Starlight. Questi grandi cambiamenti interiori che poi da inizio settimana prossima, da fine questa, daranno il là a un momento molto movimentato, possono essere di varia natura. Allora, sicuramente possono essere di natura immobiliare, perché sono troppi pianeti in Toro, abbiamo visto anche la Venere che si congiunge ad Urano, Nodo Nord, quindi oltre a Mercurio retrogrado, quindi oltre a degli interlocutori nuovi arrivano proprio delle soluzioni, c'è qualcuno che vi prospetta qualcosa di più accettabile, no? E poi avete questo aiuto di qualcuno nell'entourage che vi spinge a dare inizio anche abbastanza impulsivamente, velocemente a questa nuova cosa. Dicevo, le novità possono essere sia di natura immobiliare, ma possono essere anche lavorative e se c'è qualcuno che aspetta una nuova proposta di lavoro, vi do come notizia il fatto che a fine settimana la luna piena in Sagittario si compie nel vostro settore dei contratti e quindi se c'è qualcuno che sta aspettando una chiamata lavorativa arriverà a brevissimo, ragazzi, quindi in bocca al lupo per quello. Allo stesso modo può trattarsi anche di qualche novità sentimentale, e se siete indecisi se rompere una relazione o dichiararvi a qualcuno, allora dopo tanti tentennamenti o ritornare con qualcuno ci sono grandi novità anche legate agli affetti.
Se siete single da molto tempo, sappiate che quello strepitoso incontro di Venere congiunta ad Urano e nodo nord potrebbe in questa settimana o comunque nel mese di giugno portare quegli incontri destinati, sentimentali, improvvisi, inaspettati, in ambienti nei quali non vi aspettereste neanche di fare questi incontri e potreste avere delle svolte di vita anche dal punto di vista sentimentale, anche se siete single, ok? Altrimenti quello che questa Venere in Toro congiunta Urano e a nodo nord comporterà sarà quello di uscire da una relazione che vi costringe e di o regalarvi la libertà o traghettarvi in un'altra situazione. Questo è poco ma sicuro. State rivedendo, vista la retrogradazione di Saturno, anche i vostri punti di vista, i vostri limiti. È come se stesse rivalutando il percorso fatto finora, cioè a che punto dell'evoluzione, della coscienza siete, se avete fatto un buon lavoro. Quindi siete anche in una fase in cui forse accettate, state capendo delle cose, state finalmente capendo qualcosa in più, magari no, avete fatto tanta resistenza, perché si sa che il Gemelli ha fatica ad accettare la sua parte in ombra, ok? I Gemelli hanno una parte in luce molto bella, molto simpatica, molto estroversa, una parte in ombra che ovviamente viene fuori sistematicamente, gli altri la vedono ma il Gemelli non l'accetta, a volte non l'accetta, e quindi invece adesso con questa retrogradazione di Saturno, questo trigono, c'è un'accettazione, un'apertura del cuore, della mente, anche una comprensione, no? Tutta questa destrutturazione che sta avvenendo dentro di voi ha un senso, ha un perché e vi sta rendendo anche molto più ricettivi. Quindi ci sono un sacco di novità, siete in trasformazione, ma ragazzi soprattutto siate sereni perché i transiti sono buoni, ci sono novità contrattuali, sentimentali, se state aspettando qualche risposta per quanto riguarda processi, cose legali, no? Cose legate alla legge, le comunicazioni dovrebbero essere anche positive, ok? Quindi questa settimana è di rielaborazione, ma dalla prossima, se siete stati fermati troppo tempo, ripartite in quarta con grande grinta e con l'appoggio di Marte e Giove, ragazzi, che è una fortuna, è assolutamente una fortuna. Novità anche nelle amicizie, rimescolamenti, soprattutto se lavorate in squadra, se siete in classe, ci sono novità, new entry, ritorni, partenze, insomma smottamenti e cambiamenti. Parte una nuova fase che durerà, soprattutto nel settore delle amicizie, dei progetti e del vostro team, durerà 12 anni e sarà una fase più costruttiva rispetto alla precedente. Quindi un grande in bocca al lupo, accogliete Mercurio nel vostro segno, come dire, preparando bene le carte, le iniziative, non sprecate il transito e fatemi sapere nei commenti. Fate buon uso di Mercurio e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, per voi cambio location perché qui si sta divinamente e veniamo subito alle previsioni, perché la settimana intensa, il periodo intenso continua, avete Marte e Giove in Ariete, che soprattutto la prima decade di Cancro, ascendente Cancro, anche chi ha la Luna in Cancro, insomma sta sicuramente percependo come molto stimolante. Poi a seconda di quanto siete flessibili vi state già adeguando al cambiamento, a seconda di quanto siete resistenti invece magari state puntando i piedi, facendo capricci e facendo resistenze, perché le ottave basse del Cancro, quando proprio una cosa non vuole farla, sono quella di sciogliersi un po' in lacrime o di lamentarsi, comunque anche di darsela, di fuggire, di voltare le spalle alla problematica. Se ammesso che di problematica si tratti, perché sicuramente c'è uno stimolo molto forte ad uscire dalla zona di comfort, a fare qualcosa di audace, forte e però sicuramente, come dire, necessario. Infatti sembra che i cambiamenti che state per avere, che dobbiate attuare o accettare,
sembrano necessari. Vediamo nel dettaglio. Innanzitutto queste previsioni riguardano principalmente prima e seconda decade, la terza decade del Cancro, quindi nati negli ultimi 10 giorni di luglio, quindi e tutte le persone che hanno o la Luna in Cancro, che ovviamente è fortissima e risente di questi transiti, da 20 a 29 del segno del Cancro, o Sole e ascendente negli ultimi 10 gradi, ne risentiranno dalla prossima settimana. Quindi io sono sempre del parere che quando un transito è molto forte, quando l'energia è molto forte, inevitabilmente anche la decade più lontana di un segno percepisca queste novità. Infatti qualcuno mi ha già scritto dei Cancro di luglio, nati intorno al 20 di luglio, hanno già dei cambiamenti, iniziano a recepirli, perché poi c'è chi è più percettivo e chi non lo è. Io ricordo sempre che il mio Sole e la mia Luna sono di terza decade del Toro, il Sole è proprio cuspide con i Gemelli, però io ho percepito l'ingresso di Urano nel segno del Toro incredibilmente proprio dal momento in cui è entrato al grado 0, perché è un'energia sotterranea che non oso neanche immaginare, no? Quando arriverà il grado e si sente, insomma, se ci si osserva, se si è molto in presenza, se si è molto connessi, quell'energia la sentono tutte le decadi. Per quello da un po' di tempo ho smesso di fare distinguo prima, seconda e terza decade, perché ho notato proprio che ho notato questa cosa, insomma, questo riscontro, che chi è pronto al cambiamento, anche se è di terza decade, Marte adesso sta in Ariete in seconda, lo abbraccia con anticipo. Insomma, non siamo tutti uguali. Fatto sta che ci sono delle novità, probabilmente le avete già recepite, c'è Mercurio retrogrado, oppure le recepirete questa settimana, la prossima, riguardo o al settore professionale o a qualcosa che fa parte di un progetto, di un obiettivo, di qualcosa a cui mirate forse da tempo, che è cambiata, che è possibile che adesso venga raggiunta, vi si sta avvicinando questa eventualità, però sono cambiate le carte in tavola, cioè sono cambiati i presupposti e sembra che dobbiate fare qualcosa di audace, qualcosa di coraggioso, qualcosa probabilmente di meno comodo rispetto alle prospettive magari di qualche mese fa o dello scorso anno, e quindi state valutando questo piccolo o grande terremoto da accogliere nella vostra vita. Ovviamente, ovviamente proprio perché riguarda le aspirazioni sia professionali che personali, può riguardare vari settori della vostra vita. Per questo non sto facendo un distinguo e una specifica chiara. È molto probabile che riguardi voi con le vostre aspirazioni e anche il lavoro. Lo deduco da tutta una serie di situazioni, dal fatto che avete Plutone opposto a Sole ascendente in Capricorno retrogrado, quindi forse state valutando un contratto, forse state valutando di cambiare lavoro, di rinegoziare qualcosa, qualche situazione, un rapporto. Okay, forse qualche rapporto è arrivato alla fine, o forse per motivi di lavoro vi dovete allontanare e quindi siete in una fase di riflessione perché vi state chiedendo quanto il vostro rapporto magari sentimentale è stabile e reggerebbe ad una botta del genere, ok? Comunque siete in fase di valutazione, è una settimana molto intensa, nessuno vi ha negato che giugno sarà molto intenso, ma anche molto costruttivo, proprio a livello personale e individuale. Ve lo ricordo per chi capitasse, soprattutto a chi è sfuggito e poi per chi capitasse per la prima volta su questi video, a livello proprio personale e professionale, a livello di aspirazioni, di realizzazioni, di successo, state chiudendo proprio in questo mese in maniera molto intensa. Ovviamente il transito è iniziato a maggio e durerà fino a fine anno, ma state chiudendo un ciclo che è iniziato nel 2011.
lo state chiudendo adesso, quindi adesso se ne inaugura un altro molto più costruttivo che vi darà molte più soddisfazioni rispetto a quello precedente, agli ultimi 12 anni che sono stati davvero destrutturanti, proprio di decadentismo. Come dico io, credo che siano cadute molte maschere, molte apparenze, molti rapporti farlocchi, molti modi di fare che poi vi siete resi conto non essere autentici, ma magari di comodo, sia voi vostri nei confronti degli altri, sia degli altri nei vostri confronti. Quindi c'è stato un repulizio, una trasformazione generale, non sempre facile, anzi spesso non lo è stata, molto dolorosa, però adesso è finita. E state rinascendo gladiatori fortissimi, perché voi a discapito dell'apparenza tenera, a discapito della sensibilità e dell'affettuosità nei rapporti, a discapito della zona di comfort e a volte della pigrizia, adesso tanti cancro si arrabbieranno, ma ragazzi, se la cosa non vi tocca non dovreste arrabbiarvi, perché non tutti i cancro sono uguali e quindi c'è sicuramente qualche cancro pigro che ha difficoltà ad uscire dalla zona di comfort o comunque dalle cose che gli sono familiari e abitudinarie, e quindi chi riesce ad uscire da questa zona, da questa zona di comfort, nonostante l'apparenza, nonostante la pigrizia, la dolcezza, l'amore per la zona di comfort, siete molto forti e molto resistenti. Quindi l'energia vi spinge a fare qualcosa di audace, ad apportare un cambiamento profondo, a fare un'azione di coraggio, a lottare assolutamente per qualcosa. Tutto il mese di giugno fino al 5 luglio sarà così. Dal 5 luglio però vi spoilerò che finirà questo momento, questa lotta, questa guerra, questo combattimento, no? Questo sforzo che siete chiamati a fare, e inizierà un periodo molto più costruttivo e confacente. Quindi qualora in queste settimane, complice la luna piena anche di fine settimana in Sagittario, che porterà molti cambiamenti nella vita, nel vostro quotidiano, ragazzi, anche se ci sono questi scombussolamenti che vi stanno cambiando le carte in tavola e l'esistenza, quindi se state lasciando il lavoro, se state uscendo da una coppia, se avete paura che una coppia non regga, qualsiasi sia il vostro progetto, sappiate che dal 5 luglio questo combattimento, questa guerra interiore ed esteriore termina e inizierà il periodo assolutamente costruttivo. Inizierete a seminare qualcosa, inizierete a edificare qualcosa nella vostra vita che per maggio 2023 potrete considerare concluso, coronato, sbocciato, promosso, qualsiasi cosa sia. Quindi settimane intense. Il cambiamento c'è, ragazzi, il cambiamento c'è. Se ci sono delle cose che non funzionano più, proprio che non funzionano più, prendete coraggio e fate spazio al nuovo che sta per arrivare, togliendo necessariamente il vecchio. So che voi avete un rapporto molto forte con il passato, ma a volte è necessario spazzare via qualcosa che proprio pesa troppo o non sta più in piedi. Forza e coraggio, perché giugno passerà molto velocemente e voi vi ritroverete più forti e più soddisfatti di prima. Un grande in bocca al lupo, e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, settimana strepitosa. Come già ho detto, vi ricordo, per chi se lo fosse dimenticato, per chi capitasse per la prima volta su questi video, per il Leone che ha ancora, Leone ascendente Leone, Luna e Leone, insomma tutti i valori importantissimi Leone, avete sì l'opposizione di Saturno in Acquario. Saturno contro non è una passeggiata, seconda e terza decade se lo beccano fino a marzo. Adesso Saturno è anche retrogrado, però il peggio è passato. Sono fiduciosa che il grosso di quello che dovevate capire e comprendere, perché Saturno vuole sempre una lezione, voi lo abbiate recepito, quindi abbiate modificato quello che si doveva modificare.
sono convinta che siate stati in grado di capire cosa era dispendioso e inutile trattenere con tutte le vostre forze, che invece state riuscendo a lasciare andare, e questi strepitosi pianeti veloci che si stanno mettendo a favore vi stanno dando la forza, la grinta, la fortuna, l'opportunità, l'energia, l'entusiasmo, l'amore, la positività per ripartire, per salvare il salvabile, per sistemare, per riprendere in mano la vostra vita, perché se c'è una cosa che non amate ed essere in balia degli eventi, perdere lo scettro quantomeno della vostra vita. Ecco, la lezione acquisita con Saturno deve essere questa: siate padroni della vostra vita, ma se invadete e eccedete in quell'atteggiamento reale da sovrani per cui dominate anche le vite degli altri, ecco lì sicuramente c'è da fare dei passi indietro e da aggiustare il tiro, ma voi lo scettro della vostra vita non lo perderete mai se rimanete saldi, concentrati su voi stessi e se non estendete un eccesso di potere sugli altri. Quindi questa è la chiave grande del transito. E veniamo a noi. Voi avete già prima e seconda decade, stanno vivendo il trigono di Giove la prima, il trigono di Marte la seconda. Ragazzi, Marte cammina molto velocemente, anche la terza decade del Leone inizia a percepire questo sprint, ok? Quindi questa energia, questa voglia di riprendere in mano le cose. Oltre ai pianeti in segno di fuoco, questa settimana Mercurio ritorna nel segno dei Gemelli, nell'amico Gemelli, quindi vi farete tutto a giugno con Giove, Marte a favore, Mercurio in sestile, Sole ascendente, insomma la Luna ai vostri valori, quindi buone notizie, incontri, situazioni che si sbloccano, risposte a curriculum inviati, chiarimenti con il partner, miglioramento della situazione lavorativa. Ragazzi, è uno spettacolo e non ultima, ve la spoilerò, ne parleremo assolutamente meglio la prossima settimana in maniera più approfondita, però non vi fate mancare neanche la Luna piena in Sagittario 13 e 14 giugno, no? Quindi un mega trigono, insomma voglio dire, l'aria, la musica è completamente cambiata, inizia a suonare l'orchestra, questo è un concerto di quelli fantastici. Vediamo nello specifico, ve lo spoilerò adesso, però questa, insomma, ci dobbiamo tornare, ci dobbiamo dedicare il video la prossima settimana, però io ve lo devo dire perché non chiudo il becco. La luna piena nel quinto settore è amore, quindi ragazzi, se avete avuto dei problemi sentimentali, se ci sono state delle tensioni recuperabili, meno, questa fantastica, strepitosa luna piena, trigono a Marte, insomma, che tra l'altro fa da punto di talete con Saturno, si mette in mezzo, no? L'opposizione fra Sole e Saturno, Sole, Luna o ascendente Leone, insomma, aggiusta un sacco di cose, dichiarazioni, ritorni, convivenze, miglioramenti sentimentali, qualche problema che esisteva e che non riuscivate a risolvere non lo so se con l'aiuto di qualcuno, se arriva una nuova opportunità, ma si risolve e riuscite a superare, a saltare proprio il fosso, no? Quindi a superare l'ostacolo e ad andare lontano. Questa luna in Sagittario vi ha anche oltre alla spinta, oltre, no, a favorirvi, ha anche un messaggio insito, e cioè che risolverete tutte le situazioni e avrete fortuna in tutte quelle situazioni dove riuscite a superare un vostro limite, che può essere quello dell'orgoglio, quello del controllo, perché la luna piena in Sagittario vuole proprio questo da noi, no? Che noi andiamo oltre, se evolviamo, se superiamo noi stessi, se moriamo al nostro ego
grandi fortune, una luna sagittariana gioviale nel settore della fortuna, della creatività, dei figli, è tanta roba. Se fate un lavoro creativo, ottime novità, potrebbero esserci anche delle partenze, dei viaggi molto belli e molto interessanti e riprendono un sacco di rapporti interpersonali, riprendono vita o addirittura riuscite a lasciare andare qualcosa o qualcuno e quindi a darvi la possibilità di intraprendere nuove strade, e questo c'è ed è sicuramente favorito e favorevole. E anche se siete in una situazione logora, con i transiti che ci sono questo mese potrebbero verificarsi delle interessanti new entry e tentazioni. Non decidete immediatamente, non voltate neanche le spalle alle opportunità se le situazioni sono particolarmente logore e vedete che fanno acqua da tutte le parti. Siate osservatori, datevi tempo, osservate come si muove l'energia, osservate se c'è reale intenzione dall'altra parte, osservate se voi state bene, e a rompere definitivamente qualcosa c'è sempre tempo dal 5 luglio al 21 agosto 2022. Quindi se dovessero arrivare delle novità, che possono arrivare sia lavorativamente parlando sia sentimentalmente, se dovessero arrivare queste novità in settori dove c'è una moria di energia, c'è tanta pesantezza e tanta stanchezza, non voltate immediatamente le spalle, perché tutto questo ha un senso. Io immagino che molti di voi stiano anche lavorando, visto lo stellium di pianeti in nona, stellium composto da Giove, Venere e Marte in Ariete, adesso Marte nei primissimi gradi del Toro, ma come dire, avete ancora Chirone e quindi state anche risolvendo molti limiti personali, o comunque state facendo un upgrade, state facendo formazione, state lavorando su voi stessi. Quindi chi sta facendo questo? Chi sta seguendo il suggerimento delle stelle? Chi si sta accodando a questa scia di guarigione, di introspezione, di rinnovamento, di ampliamento delle nozioni, avrà un mese spettacolare, proprio perché l'universo vi sta spingendo a rinascere e a rinnovarvi, e quindi se non lo fate bloccate un po' di energia. Saturno retrogrado nel settimo settore vi può portare a rivivere delle dinamiche di tensione o comunque di impasse, o può riportare delle situazioni legali, lavorative o matrimoniali che forse non avevate risolto, ma che questa volta, se avete fatto quell'upgrade, se avete fatto quell'apertura mentale, se siete diversi rispetto allo scorso anno o anche diversi rispetto a 3 mesi fa, avete la possibilità di risolverle guardandole da un punto di vista diverso. Ovvio che il punto di vista diverso può esserci fornito anche da qualcuno che adesso, qualcuno positivo, favorevole, che ci dà i giusti suggerimenti e che ci fa vedere le cose in una prospettiva più costruttiva. Quindi grandi soddisfazioni e grandi energie bollono in pentola. Mi raccomando, non puntate i piedi, non chiudete, non fate quell'atteggiamento da ottave basse del leone con chiusura mentale, dove non fate entrare il minimo feedback. La soluzione è nel rinnovamento, la felicità è nel rinnovamento e nell'apertura mentale e del cuore, perché vanno sempre di pari passo. Ragazzi, un bacione grande, non sprecate questo transito e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, allora ce la state mettendo veramente tutta per ripartire. Per chi guardasse questi video per la prima volta, la Vergine e l'ascendente Vergine hanno avuto delle opposizioni di Nettuno, Giove, Marte e Venere, un po' alla spicciolata, poi concentratissime all'inizio della primavera, per cui fino all'11 maggio soprattutto, e a causa soprattutto della presenza di
Marte hanno lasciato qualche pezzo indietro, nel senso che si sono liberati di qualche situazione che sembrava non portare da nessuna parte o che emotivamente li stava turbando. In realtà non so quanti di voi siano riusciti a resistere, perché io avevo consigliato di attendere e di aspettare, perché con l'opposizione di Giove non tanto all'ascendente quanto ai luminari, quindi quanto al Sole in Vergine o alla Luna in Vergine, si possono prendere delle cantonate, e quindi il suggerimento delle stelle era di attendere che passassero veramente Giove e anche Marte prima di prendere decisioni, no, definitive. Però molti di voi non hanno resistito e quindi ci sono state delle relazioni che sono finite e anche dei rapporti lavorativi. Allora, adesso ce la state veramente mettendo tutta per cercare di ripartire, di recuperare, però è come se l'energia fosse ancora stentata. Questo dipende anche dal fatto che il vostro governatore Mercurio è stato retrogrado da maggio, è stato retrogrado dal 10 maggio, ragazzi, quindi c'è chi si è lasciato o chi si è licenziato, chi ha troncato qualche situazione e immediatamente ha avuto la retrogradazione di Mercurio, quindi voi cercavate di andare avanti con tutta la vostra forza, quindi cercare nuove persone, riprendervi, riprendere in mano la vostra vita, cercare contatti, inviare curriculum, però era come se le acque fossero impantanate. Perché? Perché obiettivamente col vostro governatore, con Mercurio retrogrado, l'energia vi spinge in ogni modo a risolvere dentro e fuori di voi tutte quelle questioni lasciate in sospeso, non affrontate in una maniera magari etica, adatta a voi, quindi nella maniera più consapevole, nella maniera più saggia, nella maniera più lucida, e ragazzi, fuori e dentro di voi. E quindi Mercurio retrogrado non è proprio ideale per far partire nuove cose. Infatti quello che vi avevo consigliato era di cercare di risolvere questioni del passato, anche un passato recente, e di non partire in quarta con delle iniziative così che vi venivano in mente all'improvviso durante il transito e che fossero rivolte al futuro. Fatto sta che alcuni di voi non ce l'hanno fatta neanche questa volta ad assecondare il transito, e giustamente, comprensibilmente, con l'impazienza che magari qualcuno deve avere, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, che è assolutamente necessario, vi siete lanciati. Mercurio, quando Mercurio è entrato nel segno del Toro, avete iniziato ad avere anche delle risposte, però quindi vi siete, come dire, concentrati su delle situazioni che si erano aperte, però che io sappia siete ancora un po' impantanati, cioè la vostra richiesta sembra essere stata accolta, però poi, come dire, ragazzi, sembra che la cosa ancora non vada completamente in porto. Allora, perché? Per come? Cosa aspettarci da questi transiti? Una svolta importante, ve lo spoilerò adesso, perché io so che voi siete precisi, metodici, pignoli, e quindi se le cose iniziano a girare in spirale discendente, poi sbroccate. Dal 5 luglio avrete una sorta di illuminazione, le cose inizieranno ad incanalarsi e andranno come Dio comanda, come dite voi, cioè in maniera costruttiva, solida e stabile. Prima c'è da lavorarci un po' e da cogliere le situazioni. Allora, due opzioni. È probabile che le situazioni nuove nelle quali vi siete impantanati e che non sono però ancora, decollate come dovrebbero, come se foste in parola con qualcuno o come se vi stesse sentendo con qualcuno, però sembra che non succeda nulla di che, come se la cosa fosse rimasta sospesa e aleatoria. Allora, non vi concentrate al 100%, potete sempre fare un passo indietro, quindi
rimanete, non vi concedete al 100% come a volte fate, tipo ho dato la mia parola, quindi adesso sarà lì. Osservate che l'energia al momento vi sta mettendo in stand-by, quindi forse quella soluzione che avete già imbroccato forse non è quella ideale e più appropriata per voi. Mercurio da fine settimana tornerà in trono, tornerà in domicilio, nei gemelli, nel settore della vostra realizzazione professionale e quindi accadranno due cose. O questa situazione si sblocca e finalmente decolla, oppure forse è il caso che iniziaste a guardarvi intorno e a crearvi una alternativa, perché l'energia non è completamente stabile. A fine settimana, tra l'altro, quindi non è ancora stabile, non è definitiva, ok? State ripartendo, però va fatto con la testa, ok? La luna piena in Sagittario della prossima, di questo fine settimana, inizio prossimo, quindi ne parleremo meglio anche la prossima settimana perché avremo avuto il tempo di vedere come Mercurio sistema le vostre faccende, si compierà nel vostro settore 4, quindi che è quello del domicilio, e quindi in quei giorni 13-14 o saprete dove andrete a parare, quindi dove andrete a spostarvi, perché qui di spostamento, trasferimento si tratta, o le cose con queste nuove prospettive che avete iniziato potrebbero, come dire, improvvisamente mettersi ulteriormente male, no? In queste situazioni che sono sospese, e quindi nelle giornate della luna piena 13, 14, 15 saprete che forse rimanete a casa, quindi rimanete a piedi, e quindi io non credo, però c'è questa eventualità laddove la scelta sia proprio fuori range, no? Fuori proprio dalle vostre frequenze, dalla vostra mission, dalla vostra direzione, perché può succedere. E nel caso in cui dovesse succedere questo, cioè che vi lasciano a piedi in qualche modo, ragazzi, è una luna che vi porta comunque lontano, non vi demoralizzate, perché comunque è una luna che fa un fantastico trigono con Marte. Infatti io penso che voi partirete a bomba in quelle giornate e andrete ad iniziare qualcosa di nuovo, però quando seminiamo male l'energia si può avvitare contro di noi. Sappiate che se vi danno uno stop, dal giorno dopo, come se foste una molla, rischizzate in avanti, perché ormai avete Mercurio diretto, ritornate anche su vecchi posti di lavoro, anche su vecchi luoghi, iniziate a rimuovervi con nuova consapevolezza, e voi vedrete che per fine mese avrete risolto molte cose e avrete molta più chiarezza. Quindi siate lucidi, non siate impulsivi e osservate gli avvenimenti, ok? Non vi lasciate prendere dall'agitazione. Quindi forza, coraggio, anche se c'è chi mi dice che che devo smetterla di dire forza e coraggio alla Vergine, lei sa che sto parlando di lei. E passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia, anche questa settimana si rivela molto intensa sotto tutti i punti di vista, ragazzi, ma soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e contrattuali. Avere Marte e Giove al discendente inevitabilmente porta dei piccoli terremoti, delle novità, dei cambiamenti, delle new entry, delle rotture, delle tensioni, anche delle lotte con qualcuno, nei confronti di qualcuno, e possono essere lotte che danno inizio a qualcosa di completamente nuovo, anche a nuove battaglie. Tanto è vero che il consiglio delle stelle è quello di essere, come dire, prudenti, altrimenti potreste ritrovarvi anche in situazioni, ragazzi, di carattere legale, no? Molto probabilmente sarete voi che partite all'attacco per legalizzare una situazione o per chiedere, insomma, per prendere delle iniziative legate alla legge, però insomma, come dire, siate prudenti, perché? Perché l'energia è tanta, è bellicosa, è marziana,
va a sollecitare delle forze occulte che voi possedete, va a sollecitare il lato ombra della bilancia, e quindi è un lato con cui voi non palleggiate tanto spesso, ok? Lo tenete molto spesso lontano, poi ogni tanto viene fuori, però diciamo che H24 voi cercate, vi impegnate sempre di trovare un equilibrio, un'armonia, una pace, e quindi magari, anche se il transito è molto forte, cercate di valutare prima, soprattutto almeno finché Mercurio non entrerà nel segno dei Gemelli il giorno 13. Quindi questa settimana, se riuscite ancora, come dire, ad osservarvi, a valutare in maniera privata e segreta delle cose, no? E a non prendere, a non partire, a non dare di matto, a non fare dichiarazioni compromettenti, a non licenziarvi, a non assumere gente impulsivamente, a non iniziare relazioni in maniera veramente impulsiva e poco assennata, o a romperle. Quindi non cadete nelle tentazioni, fondamentalmente, no? Di fare cose senza ragionare, voi che siete sempre indecisi, e cerchiamo di arrivare alla prossima settimana, dove le cose inizieranno ad essere più ragionevoli, perché Marte e Giove non ve li toglie nessuno dall'opposizione, soprattutto Marte, vi avviso, per chi capitasse per la prima volta su questi video, Marte fino al 5 luglio sarà ovviamente in opposizione, quindi è un transito molto sfidante, però non vi spaventate, perché siete sopravvissuti al transito di 6 mesi di Marte in Ariete nella seconda parte del 2020, e quindi ce la potete fare, ok? Ce la potete fare anche questa volta, soprattutto perché dalla prossima settimana, con Mercurio che si mette in una posizione da punto di talete, quindi vi porta degli interlocutori che portano chiarimenti, molte situazioni si chiariscono, si armonizzano, poi ci sarà una fantastica luna piena nel terzo settore, quindi vi arrivano buone notizie, o magari fate una vacanza vi rilassa, vi fa ritrovare un equilibrio, magari fate degli incontri molto fortunati, molto fortuiti e fortunati, magari durante degli spostamenti o così per caso, o vi arrivano proprio delle comunicazioni che come dire, che vi agevolano, che migliorano e che ripristinano un po' l'equilibrio e stemperano le tensioni. Quindi questa settimana deve passare, la prossima sarà sicuramente di un tenore completamente diverso. Questa settimana quello che tra le varie novità e tra le varie cose può accadere è che ci siano delle questioni di beni immobiliari, questioni ereditarie, questioni che si trascinano forse anche da un po' di tempo, da valutare. Sono delle questioni che vi sono state comunicate in queste giornate, che state prendendo in considerazione, e c'è qualcosa da vendere, qualcosa da lasciare andare, delle acquisizioni, insomma ci sono delle questioni che si stanno presentando e che si stanno presentando adesso. Poi avranno degli sviluppi per tutto il mese di giugno, e ve lo anticipo già, tra il 5 tra il 5 luglio e il 21 agosto dovranno essere necessariamente affrontate. Necessariamente significa che l'energia si mette talmente in moto, le cose partono, si devono fare, e quindi, come dire, dovrete prendere una posizione, una decisione nel frattempo. Se volete approfondire questo transito epocale che si creerà a causa dell'incontro, o grazie all'incontro di Marte, Urano e Nodo Nord nel segno del Toro, c'è un video che vi lascio nell'info box, spero che questa volta il link funzioni, se riesco ve lo lascio qui in sovraimpressione, o altrimenti lo trovate nel canale, gli incontri del destino, e altrimenti chiedetemelo nei commenti, perché possono esserci degli approfondimenti per voi molto interessanti. Quindi questioni patrimoniali, immobiliari, e ragazzi, possono essere anche legate al fatto che magari voi volete sposarvi impulsivamente, forse c'è da considerare delle questioni patrimoniali e immobiliari, oppure il karma familiare vostro o del partner o della partner,
oppure se vi volete separare o volete fare delle compravendite dovreste andare ad accertarvi della situazione patrimoniale e giudiziaria, insomma, no? Di chi vostra o di chi deve vendervi o deve sistemarvi qualcosa. Quindi c'è tanta roba, c'è tanta carne al fuoco, sicuramente non sono settimane, molto probabilmente, poi di sicuro non c'è niente perché ognuno risponde a modo suo, probabilmente non sono quelle settimane in cui uno è buttato sul divano a guardare Netflix, cioè si corre un po' da una parte all'altra, si devono fare molte cose e forse dovete farli da soli. Ecco, quello forse è l'aspetto, oltre alla belligeranza, oltre a un po' di tensione, a un po' di rabbia e al dovervi far forza e a iniziare con coraggio, con impulsività delle cose che in altri momenti non avreste fatto, probabilmente c'è dentro di voi una sensazione di solitudine, quindi o il partner in questo momento è assente, preso da altro o distratto, o forse veramente vi siete appena lasciati, state arrivando alla fine di una relazione, quindi vi sentite soli, ok? Questo fa parte dei pianeti in Ariete perché comunque voi che siete sempre per la coppia, per l'armonia, per la pace, per lo stare insieme, periodicamente dovete misurarvi con le energie dell'individualismo, ok? Serve proprio a bilanciarci, ognuno di noi ogni mese e mezzo Marte si sposta e va in una parte che per qualche segno sarà la parte in ombra, sarà l'opposizione, quindi ragazzi questa settimana è quella più impegnativa secondo me perché forse è quella di stasi, di indecisione. Dalla prossima un sacco di cose, un sacco di aiuti vi vengono incontro sotto forma di persone, novità, nozioni e quindi si risolvono un sacco di cose. Avete proprio un punto di vista delle informazioni diverse, ok? Forse dei fratelli vi vengono incontro tra l'altro. E in più ci sono dei viaggi e anche dei corsi di aggiornamento, qualcosa, cioè qualcosa di formazione o proprio una sorta di evoluzione, di comprensione, di corso di crescita, ragazzi, o magari prendete un coach e vi fate trainare in un punto più alto, no? Della vostra psicologia per guardare la vita con una prospettiva diversa. Fatto sta che c'è un miglioramento e che le sfide affrontate nella maniera migliore servono proprio a questo, a farci salire ancora di più e a farci guardare il mondo, la vita con una prospettiva più ampia. Quindi forza e coraggio anche a voi, fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana continuano delle novità che stanno cambiando e mettendo in discussione anche in maniera improvvisa, impulsiva, repentina, cioè stanno succedendo molte cose e anche in maniera inaspettata e veloce che stanno cambiando proprio il vostro stile di vita, la vostra quotidianità e la vostra giornata. Quindi può trattarsi di diversi ambiti, no? Può essere innanzitutto proprio lo stile di vita, nel senso che con Marte e Giove in un determinato settore probabilmente vi state prendendo cura di voi stessi, forse state facendo delle cure importanti, forse vi siete messi in ferie e state facendo qualcosa di importante per voi stessi, fosse anche soltanto un viaggio, forse avete iniziato un corso, una nuova formazione, magari è finito un contratto oppure per il lavoro vi stanno facendo un corso d'aggiornamento o forse sono arrivati dei nuovi colleghi o voi siete stati cambiati di ufficio e quindi state lavorando per integrare velocemente queste novità, quindi per adattarvi, ok? Per adattarvi o per far integrare queste nuove personalità, queste nuove energie nella vostra quotidianità. Ma non sono le sole cose che possono accadere, potrebbero esserci proprio delle messe in discussione contrattuali, perché Mercurio opposto, retrogrado nel segno del Toro, congiunto Urano, congiunto al nodo nord, potrebbe aver messo in discussione dei rapporti di collaborazione, proprio dei lavori, delle situazioni e quindi è possibile che qualcosa in alcuni casi sia già saltato e che quindi Marte in Ariete e Giove in Ariete vi stiano portando proprio quell'energia che vi sta spingendo a dovervi reinventare. Chi invece fa resistenza perché magari
la situazione non era così drammatica, anche se con la retrogradazione di Mercurio sono venute a galla delle cose, magari no, avete iniziato ad avere dei ripensamenti e quindi ragazzi c'è chi non ha ancora fatto il botto, non ha ancora preso delle iniziative, però non è escluso perché soprattutto prima e seconda decade sono veramente invasi, sono veramente investiti da un'energia di grande forza, tanto più che ragazzi Marte è il vostro governatore, questo è un Marte di fuoco, voi siete abituati ad un Marte d'acqua più fluido dove i cambiamenti magari sono più sotterranei, si vedono solo alla fine, iniziano molto prima, in una maniera a voi molto più comoda, no? Quindi con naturalezza, piano piano, vi permettono di muovervi quando siete sicuri, insomma, no? Adesso è un'energia che ha cambiato elemento e che vi sta anche un po' scombussolando. Però la state vivendo e quindi è un tipo di energia che va integrata anche perché è molto utile laddove dobbiate prendere iniziative ed uscire da una situazione di impasse, di stallo, perché ne abbiamo già parlato, soprattutto per chi dovesse capitare per la prima volta su questi video, ci sono degli scorpioni che hanno patito più di altri la quadratura di Saturno e l'opposizione di Urano e non riescono a reinventarsi, quindi c'è chi ha visto delle cose sbloccarsi da quando da gennaio Urano ha smesso, è sempre opposto ma ha smesso di essere retrogrado e c'è chi nonostante i trigoni di Giove che sono andati ad aiutare anche Urano da gennaio non è riuscito a partire, quindi non siamo tutti uguali, dipende da quanto siamo resistenti al cambiamento, da quanta paura abbiamo, da quanto siamo legati al passato. Ragazzi, ci sono lo Scorpione è uno di quei segni che sta vivendo tantissime sfumature, quindi ci sta chi deve integrare queste energie per prendere in mano la situazione e per prendere coraggio, ripeto, per fare delle cure, per affrontare dei cambiamenti di lavoro e tirarsi fuori da delle situazioni che non gli vanno più bene e che sono coercitive. C'è chi magari è rimasto al palo perché non ha avuto il coraggio di interrompere una situazione, che sia lavorativa, che sia sentimentale, ma ha subito questo cambiamento e quindi si deve riprendere. Fatto sta che avete forza e coraggio. Devo dire delle cose, le energie di cambiamento che stanno arrivando adesso, per chi deve ripartire perché non aveva niente o comunque perché ha subito delle rotture, guardatevi intorno, soprattutto quando Mercurio, ragazzi, entrerà nel segno dei Gemelli e si toglierà dall'opposizione, quindi da questo fine settimana, dal 13, se adesso siete un po' bloccati, le cose inizieranno a rifluire e avrete dei contatti, delle comunicazioni, delle risposte più produttive, più rassicuranti, perché può esserci stato un momento di stasi e una fase di nulla cosmico. Non vi spaventate perché adesso l'aria tira, quindi chi si deve proprio muovere perché in mano niente, non ha niente, lo faccia perché l'energia vuole questo. E troverete sicuramente qualcosa di molto interessante. Per quelli che invece qualcosa ce l'hanno, può accadere che questi pianeti in Ariete portino delle novità e che quindi adesso iniziate ad essere indecisi, soprattutto dalla prossima settimana, ragazzi, soprattutto dalle giornate del 13, quando Mercurio si toglierà dall'opposizione, quindi avrete più chiarezza mentale, e quando ci sarà la luna piena nel secondo settore, che o porta grandi soddisfazioni economiche, una grossa forza, no? Una grossa intraprendenza, a sentirvi pieni di risorse sia economiche che morali e che forti, e che quindi vi farà fare delle cose audaci. Quindi a partire dalla prossima settimana potreste iniziare a sentirvi forti perché sono arrivate delle novità, voi avete già delle situazioni stabili, che siano amore, che siano lavoro, e quindi iniziate ad essere indecisi. Attenzione, cerchiamo di gestire al meglio questa energia e di dargli un senso, perché
perché dal 5 luglio al 21 agosto voi subirete al discendente quel mega transito di cui vi parlo quasi ogni settimana e a cui ho dedicato un video che probabilmente vi lascerò in sovrimpressione qui, probabilmente ve lo lascerò nell'info box. Dico probabilmente perché l'ultima volta il link era corrotto e non funzionava, quindi richiedetemelo nei commenti e io ve lo riposto. Perché suggerisco di valutare bene queste energie? Perché queste energie in Ariete sono preparatrici dei cambiamenti che verranno. Però bisogna fare buon uso dei cambiamenti. Quindi non siate impulsivi, siate saggi, non vi fate prendere dalle borie, dal poter gestire magari situazioni contemporanee o non dire fare. Cercate di essere, corretti. Corretti, trasparenti, limpidi, soprattutto con voi stessi, quindi cercate di chiarire dentro di voi da che parte dovete stare, perché? E soprattutto cercate di essere concreti e realisti, non vi fate film strani e non vi fate appunto un po' esaltare dal pensare che quello che sta arrivando possa portarvi in cielo. Se non siete concreti, in realtà potreste fare delle scelte sì epocali ma sbagliate, perché ragazzi l'astrologia, soprattutto quando i pianeti sono in opposizione, ci propone una sfida, no? E se noi siamo centrati la affrontiamo nella maniera migliore, se noi non siamo centrati potremo lasciare il certo per l'incerto. Okay? Quindi voi avete il momento di decisione tra il 5 luglio, di esito ragazzi, tra il 5 luglio molto probabilmente e il 21 agosto, lavoro, amicizie, e amore ragazzi, le amicizie sono un'altra cosa. Scusatemi, mi stanno distraendo i 1000 rumori che ci sono sotto casa. Quindi valutate quello che arriva adesso, siate saggi, siate concreti, non vi fate trasportare dal fuoco, come dire, anche dell'esuberanza, dagli eccessi, ma siate concreti e vedete quello che veramente fanno le persone che incontrate e che vi portano le proposte, perché ragazzi le novità sempre qualcuno ce le porta, che sia lavoro o che sia amore. Cercate di essere concreti, perché il messaggio, la prova che arriverà dal 5 luglio al 21 agosto sarà proprio quella di veder saltare degli altarini dove ci sono stati e vi verrà presentata la realtà per quella che è. Se voi lo sapete prima e la guardate prima, dando pane al pane, vino al vino, essendo corretti, non pensando di svicolare, ma molto diretti e molto lineari, le cose non potranno che rivelarsi un grandissimo successo. Quindi forza e coraggio anche a voi, un grandissimo in bocca al lupo, e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, alla fine di questa settimana, nelle giornate del 13, del 14, ci sarà innanzitutto l'unica luna piena in Sagittario dell'anno. Ovviamente ogni mese c'è una luna piena, i mesi sono 12 e quindi ogni mese un segno ha il privilegio di ricevere una bella luna piena sul suo sole e sul suo ascendente, che è il personaggio, mentre il sole è la parte attiva, yang, il maschile, no? La vena maschile, l'energia maschile attiva e forte e vitale innanzitutto del tema natale di una persona, quindi dei punti altamente sensibili. E allora ovviamente una luna piena sul nostro sole, sul nostro ascendente, porta o al coronamento di un percorso, di un processo che è iniziato precedentemente, quindi noi abbiamo seminato, abbiamo concentrato le nostre mire, le nostre emozioni, le nostre intenzioni su qualcosa, arriva la luna piena e le esprime, le porta su. Voi sapete che la luna piena alza le emozioni, le gonfia, liquidi, quindi se uno le cose ce le ha dentro, con la luna piena le esprime. Se uno non ne era neanche tanto consapevole, con la luna piena
inizia il processo, perché a volte è la luna piena, se noi non abbiamo il coraggio di dire a noi stessi certe cose, a volte nelle giornate della luna piena succedono cose. Cosa può succedere quindi a voi? Se fate parte di quei Sagittario che da metà gennaio hanno sbloccato la loro vita finalmente dopo che si erano arenati in tante situazioni perché Urano era retrogrado e quindi vi ha bloccato per gran parte del 2022, ma da metà gennaio vi siete risbloccati e siete partiti in partenza, con questa luna piena possono esserci ulteriori sviluppi e consacrazioni. E quindi se il lavoro si è sbloccato può arrivare l'amore, perché noi sappiamo che voi avete Giove e Marte nel settore dei sentimenti, quindi ragazzi qui si chiude una fase sentimentale, un processo sentimentale iniziato nel 2011, finisce adesso e adesso ne riparte un altro decisamente più soddisfacente, ok? Negli ultimi 11-12 anni il percorso è stato un po' decadente, un po' stressante, perché sicuramente adesso siete più vicini alla vostra essenza, sono cadute molte maschere, le vostre e quelle dei rapporti interpersonali che avevate, quindi siete scesi dalla finzione alla verità, avete pagato un certo prezzo e quindi adesso siete pronti a ripartire con autenticità e nel vostro caso sicuramente nei sentimenti, nelle relazioni, o anche per chi non avesse magari l'età o non vivesse queste circostanze, quello che si rinnova è anche un migliorato, un autentico rapporto con i figli, oppure con delle passioni creative, ragazzi, perché c'è chi lavora con la creatività e quindi risente tantissimo di questo transito. Quindi la settimana è assolutamente positiva, però siccome avete tanti cambiamenti e non tutti i Sagittario e gli ascendente Sagittario li assecondano, perché il Sagittario comunque non è questo stacanovista per quanto riguarda la flessibilità, quindi quando gli arriva un'energia che lui non ha preventivato e che può chiedere una deviazione rispetto al suo galoppo abitudinale, siccome il Sagittario è esilio di Mercurio, può non fermarsi a riflettere e a recepire il messaggio, può non consapevolizzare. Quindi se vi siete già sbloccati, qua ci sono novità sentimentali, nel senso che qualcosa che è appena iniziato decolla, oppure se ci sono le situazioni ingarbugliate si spostano e vi ributtate sul mercato con una nuova consapevolezza, perché questa luna in Sagittario, ragazzi, il vostro segno ascendente, sono legati proprio al superamento dei limiti, no? È proprio il segno che deve trovare ogni volta una verità, un sapere, un qualcosa che prima non sapeva, no? Quindi è un segno in eterna evoluzione, e quindi una luna piena non può che farvi fare un upgrade, farvi guardare le cose in maniera diversa, farvi avere delle nozioni in maniera diversa e farvi prendere delle decisioni. Non è escluso che a fronte di tante cose che partono, non è escluso che siate voi invece, in alcune circostanze, non in tutte, che decidiate di darvela, nel senso che con questo upgrade, con questa nuova energia, vi rendete conto che non state vivendo la situazione che volete e quindi, come dire, o cercate un chiarimento o vi allontanate perché siete sicuri di non star bene in quella situazione. Se invece siete ancora bloccati in attesa di lavoro, in attesa di un partner, ragazzi miei, con questa luna piena, con trigono a Marte, prima farà anche il trigono con Giove quando si starà per fare piena, poi quando sarà piena lo farà proprio con Marte, ma stimola anche Giove nel quinto settore. Se finora non c'è stato niente, adesso è chiaro che deve ripartire. E poi ragazzi, con Mercurio che ormai è tornato diretto nel settore del lavoro, che si congiunge a Urano e Nodo Nord, e la Venere in Toro che ci sta arrivando, ragazzi, non posso credere che questa settimana e la prossima non arrivino delle interessanti notizie di lavoro che potranno cambiarvi la vita.
Sappiate che le notizie, le decisioni che vi arrivano adesso, lavorativamente parlando, anche a livello di salute, se c'è qualcosa da fare, una cura da fare, no? Delle decisioni da prendere, le notizie che state valutando, le situazioni che state valutando adesso diventeranno cambiamento concreto, quindi verranno attuate nella fase nel periodo tra il 5 luglio e il 21 agosto, quando anche Marte entrerà nel segno del Toro e quindi andrà a sviluppare, no? A concretizzare queste energie. C'è una terza categoria che poi può riguardare un po' tutti e di cui vorrei parlarvi. Siccome il Sagittario è irrequieto, a volte non riesce a gestire questa irrequietezza, a volte dice che vuole fare il bravo, che vuole stare nelle situazioni, che vuole avere delle relazioni ufficiali, però poi non riesce perché ha una parte molto scalmanata, che è un po' la parte ombra, no? Perché se una cosa ci deve rovinare, ci deve rompere le uova nel paniere ogni volta, è una parte ombra se agisce su di noi. Insomma, ci sono dei Sagittario indomiti, scalmanati, no? Con questa luna piena, quelli che hanno questo genere di energia, no? In esubero, potrebbero rieccedere. Allora sappiate che se accade una cosa del genere, qualsiasi sia il tipo di eccessi, ragazzi, senza entrare nello specifico, state attenti se non volete perdere qualcuno, perché nelle giornate dopo la luna piena, Mercurio sarà opposto e lo sarà per alcune settimane, quindi qualcuno potrebbe allontanarsi o potreste subire un richiamo al lavoro, ragazzi, insomma, questo poi fatemelo sapere, ma non cambia. Se avete degli atteggiamenti esuberanti che a volte non riuscite a gestire, ragazzi, fate in modo e maniera di farlo, perché nelle giornate della luna piena è sempre meglio stare schisci se tendiamo agli eccessi, perché qualcuno veramente si potrebbe allontanare. Quindi, siccome siamo in tempi di grande cambiamento, è un allontanamento che sembra essere recuperabile, ma noi non sappiamo mai quanto la facciamo grossa. Quindi mi raccomando, respiri profondi, yoga, fate sport, scaricate a terra, fiori di Bach, esistono anche le medicine, ragazzi, quando c'è bisogno meglio prendere le medicine per stare calmi che non fare danni, ok? Quindi mi raccomando, abbiate cura di voi. Tra l'altro i transiti nel sesto settore in Toro vi suggeriscono di prendervi cura delle cose della vostra persona che non vanno bene. Questo è il momento giusto, quindi forza, un grande bacio, sfruttate al meglio questo transito, questa luna piena, tanto amore, tanta fortuna. Ragazzi, voi avete Giove in quinta casa, giocate responsabilmente perché potreste fare delle vincite fantastiche. Un grandissimo in bocca al lupo se le fate, come hanno fatto molti di voi con Giove in pesci. Venitemelo a scrivere. Un mega bacio e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, insomma l'energia questa settimana, ma anche come la precedente, va un po' troppo velocemente rispetto a quelli che sono i vostri tempi, i vostri gusti personali. Si sa che voi siete metodici, mettete un passo davanti all'altro con accuratezza, perché insomma sapete benissimo che chi va piano va sano e va lontano, che le cose vanno fatte in un certo modo. È difficile trovare un Capricorno precipitoso, ma insomma esiste tutto a questo mondo, perché ognuno ha il suo karma e ognuno ha le sue prove e le sue sfide da vincere. Fatto sta che Giove in Ariete, Marte in Ariete, che toccano anche Chirone, che è il guaritore ferito, vi stanno mettendo probabilmente in difficoltà per quanto riguarda le tempistiche. O c'è qualcuno che vi mette fretta, o c'è qualcuno che vuole andare via e voi non lo riuscite a trattenere perché non riuscite a stare al passo, no? E quindi vi sentite seminati. Oppure ci sono delle tensioni, c'è tanta energia, c'è battaglia, c'è lotta, c'è conflitto, c'è anche
demolizione, nel senso di grandi cambiamenti, no? Cioè tipo demolizione del passato e nuovi inizi per quanto riguarda i familiari, la casa, il domicilio, il vostro paese di origine, la vostra zona di origine e gli immobili. Con Saturno, voi avete entrambi, no, voi siete Acquario, voi non siete Acquario ragazzi, scusatevi, voi avete il vostro governatore Saturno che sta tornando retrogrado, quindi lo è dal 4. Cosa significa? Che vecchie problematiche e vecchie questioni mai sanate si stanno ripresentando per l'ennesima volta per darvi l'opportunità di risolverle una volta per sempre e liberarvi totalmente. Guardate ragazzi che questa volta sta ritornando un passato con questa retrogradazione di 30 anni fa probabilmente. Possono venire fuori ragazzi vecchie acquisizioni, vecchie compravendite, visto che abbiamo tutto quel po' di roba nel quarto settore, o vecchie liti familiari o questioni ereditarie e immobiliari legate magari ad eredità e a compravendite, a cose accadute tra i primi anni 90 ragazzi, tra il 91 e il 94. E che succede? Che è molto probabile con quel terremoto, con quel movimento tellurico, che questa cosa che sta ritornando su, possono essere anche vecchi debiti ragazzi, cioè è una cosa legata a immobili, economia, leggi, soldi, eredità, sono soldi, è tanta roba. Quindi ritornano queste cose e visto l'accrocco, lo stellium di pianeti in Ariete, Marte, Giove, ragazzi, Chirone, se c'è un'irregolarità, se c'è una ferita, Chirone, questa volta ci dovete scendere con tutti e due i piedi, cioè la cosa, se avete creato un castello in aria, magari dovete buttarlo giù in qualche modo. Se è sorta una situazione all'epoca, 30 anni fa, non credo 60 anni fa ragazzi, però c'è chi è longevo e chi magari si riporta sulle spalle delle beghe di famiglia, anche potremmo stare a parlare anche di un ciclo, di un macrociclo non iniziato nei primi anni 90 ma nei primi anni 60. Non poniamo limite alla provvidenza, sempre di Saturno in Acquario, di ritorni di Saturno in Acquario si tratta, quindi se vi sta succedendo questo scrivetemelo, no, ma giusto così per un riscontro. Quindi si ripresentano queste cose, se sono state fatte male, ragazzi qualsiasi sia la situazione, questa volta bisogna metterci mano e visto che c'è una ripartenza ex novo, quindi si ripropone una cosa e questa volta si riaffronta in una maniera completamente diversa, con una visione completamente diversa, forse è proprio l'energia delle persone, delle vostre familiari che ci sono adesso, magari gente che è cresciuta, che all'epoca era piccola, che all'epoca non era nata, no? Adesso ci sono nuovi punti di vista, nuove energie e quindi si deve chiudere questo capitolo e se ne apre un altro completamente diverso, ok? Che va a sanare tutte queste irregolarità, che va a sanare tutte queste questioni. Quindi un mese assolutamente intenso. Sicuramente questi cambiamenti, questi rimesti, queste cose che ritornano, patrimoniali, immobiliari o legate ai soldi, magari ad antichi debiti, riguardano anche i figli e riguardano molto probabilmente figli, nipoti, ma soprattutto i figli e anche forse ragazzi divorzi, nuovi amori, no? Cose di questo genere. Quindi questo mese bisogna muoversi dal 13 Mercurio tornerà nel segno dei Gemelli, quindi adesso questa settimana sapete già bene o male l'andazzo, secondo me avete capito dove va a parare, e c'è Mercurio in Toro, terza decade, trigono a Plutone, quindi questa settimana che avete capito bene o male come si stanno mettendo le cose, dalla prossima, dal 13 e dal 14, dopo la luna piena in Sagittario, accade che Mercurio torna in trono nei Gemelli e quindi, come dire, lì le comunicazioni, la cosa inizia a procedere.
Quindi presa la decisione in questa settimana, presa la decisione nelle giornate della luna piena in Sagittario, che sicuramente sentirete e vi farà venire una voglia di darvela a gambe. Voi sapete che Capricorno e ascendente Capricorno, quando vedono il brutto, hanno quel desiderio indomito, avendo una 12ª in Sagittario, di darsela, cioè di partire con una nave, di non tornare più, di andare su una montagna sperduta, no? C'è un grandissimo desiderio di isolamento e il Capricorno e l'ascendente Capricorno si proteggono con l'isolamento. Se trovate, ragazzi, se potete, come dire, assentarvi, assecondate quella luna in Sagittario. C'è chi potrà, perché l'aria si fa impegnativa, e chi non potrà. Questo vedete voi, valutate voi, però questa settimana, insomma, no, si prendono queste decisioni e dalla prossima la cosa inizia a procedere. Dal 5 luglio al 21 agosto tante cose si mettono a posto, ragazzi, tante cose si mettono a posto, proprio svolte di vita, queste cose si concretizzano, si risolvono. Sarà un'estate molto intensa, molto calda. Probabilmente burocraticamente le cose si mettono a posto entro il 21 agosto, dal 21 agosto parte il grosso, no? Il cambiamento, proprio che queste decisioni avranno nel vostro quotidiano, dureranno un po', però quando Saturno passerà nell'amico segno dei pesci, forse vivrete già una vita completamente diversa rispetto a quella di adesso. Ragazzi, tanta roba, procediamo passo dopo passo e questa settimana, insomma, 2 o 3 mesi l'abbiamo fatta alla gettata. Io vi ho spoilerato, così vi organizzate, perché voi non amate tantissimo le sorprese tra capo e collo. Quindi un grandissimo in bocca al lupo anche a voi, fatemi sapere, e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, grandi novità bollono in pentola. Saturno, il vostro governatore, è tornato retrogrado. Tornato retrogrado, che cosa significa? Che si ripropongono per essere risolte, affrontate in maniera migliore delle questioni che evidentemente avete lasciato in sospeso. Allora, ragazzi, grande distinguo, possono riproporsi delle questioni dell'anno scorso o comunque delle questioni sorte dal 10 marzo 2020 ad oggi, cioè da quando Saturno ha fatto ingresso nel segno dell'Acquario, quindi immediatamente, insomma, ha sollevato delle questioni nel settore per voi, sul Sole, sull'ascendente, quindi ha portato dei cambiamenti, ha portato inevitabilmente e inesorabilmente degli esiti, però siccome c'era anche Giove ad un certo punto, soprattutto nel 2021, nel vostro segno, c'era Giove in Acquario, quindi magari si sono prospettate nei momenti di cambiamento varie soluzioni e forse voi ne avete scelta una, ma magari era quell'altra e l'avete capito dopo, work in progress. Magari adesso con Saturno retrogrado inevitabilmente potete fare quel passo indietro che magari nel frattempo non potevate fare, magari scade un contratto, se era qualcosa di lavorativo o magari era qualcosa legato ai rapporti. Saturno può veramente portare esiti in tutti i settori e quindi anche un impegno, un lavoro, ragazzi, un mutuo. Tutte cose grosse, Saturno non è Venere che porta la frangetta nuova o il cambio di colore, insomma il colore dei capelli, Saturno è roba grossa, magari prima non potevate, in questo anno e mezzo, o 2 anni, non potevate disimpegnarvi e invece adesso sì, forse voi ancora non lo sapete, perché magari dovete aspettare che Mercurio ritorni nel segno dei Gemelli dal 13 giugno, oppure forse lo sapete già. Il distinguo di cui vi parlavo all'inizio del video è che sto già notando, perché lo sto già notando, che
che non solo si ripropongono questioni sorte negli ultimi 2 anni, che ovviamente non abbiamo affrontato nella maniera esatta, nella maniera giusta, o che abbiamo affidato alle persone più sbagliate, perché siccome Saturno è un grande potatore di rami, è chiaro che se noi non abbiamo potato prima delle frequentazioni, è durante il transito che si vede l'incompetenza, l'insolvenza, proprio l'inconcludenza di alcuni esseri umani di cui noi ci contorniamo. E quindi potrebbe essere un passato recente, ma sto già notando che un po' le questioni degli ultimi 2 anni alla fine si andrà a finire che sono collegate al precedente transito di Saturno in Acquario dal 91 al 94, oppure direttamente, senza passare dal via, questa retrogradazione di Saturno in qualche modo ci ricatapulta a questioni, azioni, avvenimenti, relazioni, partenze, studi, cose che sono avvenute nei primi anni 90. Non escludo che, grazie magari a qualche follower, spettatore longevo o qualcuno che magari per un karma familiare ci si ritrova, non escludo che non solo si stia ripresentando il macrociclo degli anni, no, dei primi anni 90, in alcuni casi si può riproporre anche il macrociclo dei primi anni 60, cioè del precedente ritorno di Saturno in Acquario. E perché ritornano queste cose? Perché queste cose questa volta vanno sistemate bene. Saturno, ragazzi, è un grande maestro, è il maestro del rigore, dell'etica, del rispetto delle leggi, quindi probabilmente si sta ripresentando qualcosa che magari all'epoca non era stato fatto in maniera etica. E questa volta che si fa? Questa volta c'è l'opportunità, che spero voi riusciate ad affrontare, di chiudere la pratica e di risolverla una volta per tutte, non senza una grande fatica. Ragazzi, quando c'è Saturno non è mai la frangetta, cioè non è mai una cosa così, è sempre una cosa molto impegnativa che spesso ha a che fare con il nostro karma o con il karma familiare, perché se in una famiglia ci sono delle abitudini sbagliate, cioè la violazione di alcune leggi, insomma si creano delle dinamiche strane, a un certo punto, sicuramente con un transito importante di Saturno, arriva uno o più eredi, uno o più persone che prendono in mano quella situazione e cercano di spezzare la catena. Solitamente siamo sulla terra, non siamo nel paradiso, non è che la gente si alza un giorno, uno dice c'ho Saturno, faccio l'eroe. Solitamente spezza la catena quello a cui è cascato sopra il guaio, no? Che sia il vizio, che sia la problematica, qualsiasi cosa, no? Cioè quell'anima che si immola, si prende sulle spalle il groppone e a un certo punto dice fermi tutti, è troppo grossa, adesso ne approfitto. L'astrologia usata in questo modo, cioè qua approfittando di transiti epocali, ha il suo perché, che va anche oltre altre cose, no? Che sarebbe anche magari l'oroscopo della settimana, cioè quando ci sono queste dinamiche, quando abbiamo un Saturno sul Sole, un Saturno sull'ascendente potete proprio raddrizzare il vostro personaggio pubblico, il vostro status, la vostra reputazione, tutto quello che vi riguarda in maniera pubblica a 360 gradi, quindi ragazzi, se c'è qualcosa di irrisolto, ma tutti abbiamo qualcosa di risolto, è un lavorone, no? E sul Sole, a seconda di dove avete il Sole in Acquario, è chiaro che state, a seconda di quale casa del tema natale c'è il vostro Sole in Acquario, è chiaro che in quel settore c'è da mettere veramente mano, olio di gomito e risolvere qualcosa di grosso che può passare anche per la giustizia, per gli organi statali, per questioni burocratiche, per trasferimenti, per vendite, insomma, nel senso che si spostano capitali, è qualcosa di grande. Abbiamo un anno, avete soprattutto voi, un anno di tempo prima che Saturno lasci il vostro segno e quindi le occasioni ci sono. Come muoversi? Allora,
Immagino che le questioni possano riguardare faccende ereditarie e immobiliari, patrimoniali e anche legate a qualche parente e familiare. Questa settimana con Mercurio in Toro, che è stato retrogrado fino a qualche giorno fa, trigono a Plutone, avete, come dire, finito di come mettervi d'accordo, accordarvi, insomma avete capito qualcosa. Dalla prossima settimana, dal 13, complice la luna piena in Sagittario che vi è molto favorevole, quindi parlate con qualcuno o qualcuno del vostro team, se avete un team, delle amicizie, vi aiuta, vi dà un là, vi chiarisce delle idee, oppure avete bisogno di assumere qualcuno, voi vi rivolgete a qualche professionista che vi dà una nuova visione delle cose, perché ragazzi la luna piena in Sagittario indica proprio un upgrade, cioè un superamento di un limite precedente. Poi cosa accade? Nella prossima settimana, questo ve lo anticipo perché state avendo dei transiti epocali, Mercurio ritorna in Gemelli e da lì ci sarà chiarezza di intenti, ok? Ci sarà chiarezza di intenti e le cose inizieranno ad andare come se la macchina diventasse oliata, non so come dire, come se il meccanismo diventasse oliato e quindi comunicazioni, notizie, tutto prende una bella piega questo mese per iniziare finalmente cose che dovevate fare molto tempo fa o per rivedere cose che dovevate fare molto tempo fa, è ottimo. Poi ci sarà una fase di crash, di assestamento dal 5 luglio al 21 agosto, lì quell'energia, ragazzi, dobbiamo vedere che cosa è successo in questo mese per dirvelo, perché il vostro caso è particolarissimo, ma state sereni perché poi dal 21 agosto, grazie a un transito di Marte a favore al vostro Saturno, tutto andrà a gonfie vele, quindi ottimo questo mese per iniziare le cose, assestamento molto particolare, quindi anche un fare i conti con la realtà dal 5 luglio al 21 agosto e poi, come dire, mare aperto. Quindi ragazzi, forza e coraggio anche voi, consapevolizzate bene, vedete che cosa accade e soprattutto ragazzi fatemi sapere anche su Instagram se si sta ripresentando qualcosa dell'ultimo transito di Saturno in Acquario, cioè dal 2020 ad oggi con questa retrogradazione di Saturno, o se anche a voi è rispuntato qualcosa dei primi anni 90 o dei primi anni 60 e tutte queste cose, questi macrocicli potrebbero anche essere collegati fra loro. Quindi fatemi sapere, un grande in bocca al lupo per le vostre cose e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, grandi novità, grande energia e nuove fonti di denaro, nuove entrate questa settimana. Vi sentite insolitamente intraprendenti, cazzuti, coraggiosi, impulsivi e anche decisi. State prendendo nuovissime iniziative a livello sia economico, ragazzi, che lavorativo in generale. A livello economico state prendendo iniziative, state organizzando, state forse facendo compravendite, vi sta venendo in mente di magari di licenziarvi e di iniziare un lavoro da freelance, no? Da libero professionista. C'è una grandissima smania di indipendenza, di audacia, soprattutto ragazzi di comandare le situazioni, quindi vi state lanciando. Ovviamente questi transiti si vivono anche in base a come uno ci si presenta, nel senso che c'è il pesci che grazie al po' di roba di transiti, allo stellium in pesci che c'è stato in primavera, magari è affogato in se stesso perché magari aveva su in ballo troppe cose, quindi si è perso e non ce l'ha fatta, e adesso con questo transito come dire si sta riemergendo, no? Magari avevate perso il lavoro, magari avete perso qualche relazione sentimentale, no? Qualcuno, oppure qualche punto di riferimento a cui vi appoggiavate, adesso state riemergendo solisti, voi che avete sempre bisogno, no, del vostro branco, avete un'energia che si muove in mezzo comunque alla moltitudine, quindi non siete mai completamente solitari, adesso vi sentite leader, quindi state prendendo in mano situazioni e
fine settimana, la luna piena in Sagittario vi fa organizzare, iniziare, sbocciare qualcosa che, ragazzi, potrebbe essere sia il coronamento di un sogno professionale, sia visto il trigono a Marte, una nuova proprio avventura professionale. Magari dipende, appunto, come dicevamo, da come ci arrivate. Se siete riusciti a rimanere nel vostro, quindi a continuare a seminare, a continuare ad impegnarvi nel vostro lavoro, nelle vostre situazioni, nei vostri progetti, allora questa luna piena in Sagittario può portare proprio un coronamento, una promozione, un upgrade, un aumento delle nozioni, delle competenze professionali, personali, quindi un riconoscimento, una laurea, un qualsiasi cosa. Ma perché? Perché la luna piena in Sagittario è legata proprio al superamento di vecchie situazioni e al raggiungimento di nuovi successi, anche al superamento di vecchi di limiti personali e all'andare oltre se stessi, a morire al proprio ego e quindi avanzare, evolvere. Il segno del Sagittario è proprio legato, no, a queste dinamiche e al superare se stesso, a sapere sempre di più, a ricercare la verità, una verità che sposta sempre l'asticella più avanti, quindi che li fa crescere. E voi che avete il Sagittario nel settore professionale avete questo modo ardimentoso, audace, veramente come dire, coraggioso e idealista, no? di fare sempre il meglio. Quindi se voi siete stati nel vostro, questa luna piena è spettacolare perché vi fa mietere, no? Raccogliere i successi di tutto quello che avete seminato. Se invece siete affogati in voi stessi, vi siete persi, vi siete lasciati andare con gli ultimi catartici transiti di Giove, Nettuno, Venere e Marte in Pesci, tanta maree su maree su maree, questo è un transito ideale per ricominciare. E le cose si muovono molto 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 velocemente. Le comunicazioni, le proposte, i curriculum inviati, i contatti, gli incontri sentimentali, fortuiti, improvvisi, anche quelli, se siete in cerca, se avete lasciato il passato indietro. Quindi proprio novità che si avvicendano molto velocemente e già in questo mese inizio di nuove situazioni che vi potrebbero ragazzi anche portare lontano, cioè potrebbero prevedere anche se non si realizza un superamento dei vostri limiti e quindi un andare lontano rispetto a voi stessi e rispetto al passato, questi curriculum, questi incontri, questi spostamenti, questi concorsi, queste telefonate potrebbero traghettarvi lontano. E con l'ingresso di Mercurio nel segno dei Gemelli dal 13 giugno potreste partire. Se non siete voi quelli che partono, visto il transito di Mercurio in Gemelli angolare che inizia dopo la luna piena in Sagittario, a partire, ad allontanarsi da casa, probabilmente temporaneamente, potrebbe essere un familiare nell'ordine di figli e fratelli, quindi comunque ci sono dei cambiamenti anche anche per quanto riguarda un domicilio, quindi se non trasferiscono voi, qualcuno potrebbe temporaneamente andare via, ragazzi, anche perché credo che sia un transito, come dire, tutto sommato stagionale. E quindi questa settimana, anche la prossima, tutto il mese di giugno, per voi c'è questa grande audacia, questo grande lanciarsi, questo organizzare, questo essere leader di qualcuno o comunque di voi stessi, di non aver bisogno di appoggiarsi a nessuno, proprio di aver bisogno di dimostrare la vostra forza. Quindi iniziate qualcosa che dal 5 luglio inizierà fino al 21 agosto con dei transiti strepitosi nel segno del Toro. A voi, grande amico, vostro grande amico, inizieranno a
a concretizzarsi, ad andare in essere. Quindi se adesso vi state proponendo, per esempio per un nuovo lavoro o per ragazzi per conoscere qualcuno, è chiaro che poi o la frequentazione o la richiesta di lavoro saranno accettate e in quel lasso di tempo tra il 5 luglio e il 21 agosto potrebbero avvenire anche delle positivissime svolte di vita, proprio epocali. A tal proposito vi lascio il link del video che trovate già sul canale, spero che il link questa volta funzioni, settimana scorsa mi avete detto che non funzionava, proprio del video che parla del periodo magico tra il 5 luglio e il 21 agosto in cui Marte, che è la forza, Urano, il signore dei fulmini a ciel sereno, e il nodo nord, che è il destino, si incontrano, si fondono e portano nelle nostre vite dei cambiamenti, in questo momento forse insperati o forse desiderati, ma come dire, sognati, quindi cose a cui non crediamo neanche noi. Quindi io incrocio le dita, speriamo che i transiti siano così promettenti. Se vi tornano vecchie dinamiche interiori, ragazzi, vecchi scetticismi, vecchie cose legate all'inconscio, vecchie paure, vecchie fobie, quello è Saturno retrogrado nel segno dell'Acquario. Non è mai troppo tardi per farsi dare una mano da qualcuno a levarci delle zavorre che ci appesantiscono, perché noi a volte ci portiamo il passato anche nel futuro, e se è passato dobbiamo trovare la forza di lasciarlo lì. Quindi ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per le vostre iniziative, fatemi sapere che cosa vi porta a questa luna piena, a quel Mercurio nel quarto settore che vuole che qualcuno parta e vada lontano. Un grande bacio, grazie per essere arrivati con me fino alla fine del video anche questa volta. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Buona settimana a tutti.